Dopo Fiorentina-Inter 1-1 siamo in attesa della nuova puntata di Open VAR oggi, ma nel frattempo il Corriere dello Sport ha confermato quello che sospettavamo e che di fatto sapevamo già, ovvero che la decisione di non concedere rigore all'Inter per il tocco di braccio di Pongracic in area di rigore della Fiorentina è stata considerata corretta dall'AIA, giusta quindi secondo gli arbitri questa decisione perché quello che arriva sul braccio di Pongracic è un pallone inaspettato dopo essere passato tra Esposito e Ranieri e dunque Pongracic che vede partire questo cross da 30 metri e si va a posizionare proprio lì in area di rigore proprio per ricevere quel pallone, ecco, non si aspetta che poi il pallone arrivi lì. Questa è la spiegazione che ci viene data, che fa sorridere e fa sorridere ancora di più, ma amaramente ovviamente, se vado a leggere quello che aggiunge poi il Corriere dello Sport oggi, che ci dice che la prestazione dell'arbitro Colombo della squadra arbitrale è stata giudicata quindi perfetta, praticamente nella trasposizione dei voti scolastici avrebbe ricevuto un 10 e lode addirittura. E qui tra episodi dubbi, che sono più di uno secondo me in questa partita, il fatto che Turame sia stato picchiato senza mai vedersi fischiare un fallo, oppure il giallo chirurgico che viene dato a Carlos Augusto che era diffidato e salterà la Roma, ti verrebbe da fare una battuta sul perché questo arbitraggio viene considerato perfetto, ma lo lasciamo da parte, lasciamolo stare. Concentriamoci piuttosto sulle parole del presidente dell'Inter Marotta, che ha commentato l'errore arbitrale di Firenze. Ieri sera, durante la chiamata che facciamo tutti i lunedì sera con il club di Passione Inter, con la nostra community, ci sentiamo tutti i lunedì, ecco, queste dichiarazioni del presidente Marotta hanno scatenato un lunghissimo dibattito molto acceso e anch'io vi volevo dire due cose su questo tema. Prima però, ben ritrovati, amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale. Mi raccomando, ci serve il vostro supporto per far sentire sempre di più la nostra voce. Vi faccio ascoltare innanzitutto le parole di Marotta, per chi se le fosse perse, grazie al video del nostro collega Giorgio Musso. Queste le parole del presidente dell'Inter. Oggi siamo davanti a uno scenario, una pletora di esperti tecnici, di esperti di VAR, e quindi il fatto che tu mi fai la domanda e soprattutto quello che ho potuto leggere stamattina è che tanti opinionisti, tanti varisti aggiunti hanno acclarato che era calcio di rigore. Io non mi limito a questa valutazione, la potete fare anche voi la valutazione, quindi non facciamo le vittime. Dico che, e questo è il mio concetto importante invece, che ci deve essere una uniformità di valutazioni. Il protocollo oggi viene utilizzato secondo me non in modo omogeneo, quindi sono per l'uniformità da questo punto di vista, per la centralità dell'arbitro, e che certi episodi spesso e volentieri vengono interpretati in modo molto soggettivo, troppo soggettivo rispetto a quello che sono invece valutazioni oggettive che devono essere rappresentate proprio dall'utilizzo di strumenti tecnici come sono le immagini televisive, come sono il VAR. Per cui auspico veramente che nella prossima stagione si riesca a creare un protocollo omogeneo, però direi che alla fine dell'anno secondo me grosso modo si equivalgono i favori e i torti, e non voglio nascondermi dietro queste cose. Non deve diventare un alibi, ma soprattutto veramente non deve essere un alibi per la nostra squadra. Per quanto riguarda il campionato, dico che mancano oggi 8 giornate, abbiamo praticamente 2 partite di vantaggio, siamo in una situazione, ok, analizzandola bene, di difficoltà, di involuzione legata forse a infortuni, forse a una stanchezza che è legata appunto a un insieme di partite, ma questa è, direi, una caratteristica che trova riscontro anche nei nostri avversari, per cui io non sono qua a cercare alibi, se non a dire che ce la giocheremo fino in fondo, con la tranquillità anche di essere, e consapevolezza di essere comunque 6 punti davanti rispetto alla seconda classifica. Ecco, queste allora le parole del presidente Marotta, un po' di appunti rapidi e sparsi su queste dichiarazioni che ovviamente vanno contestualizzate nel contesto di un'assemblea di Lega dove non mi aspettavo ovviamente che sbattesse i pugni e spaccasse tutto, quindi il tono chiaramente è quello giusto secondo me di un presidente che comunque l'errore subito dall'Inter lo riconosce, lo fa presente e lo rende pubblico. Personalmente non condivido però alcune cose. In primis il fatto che si dica che gli errori alla fine del campionato si compensano, cioè che alla lunga tra torti e favori più o meno i punti sono quelli,
non è vero, semplicemente non è vero, e non è vero perché non è successo per esempio l'anno scorso, dove credo che gli errori che hanno condizionato il cammino dell'Inter siano stati diversi, mentre di favori me ne ricordo sicuramente molti meno. Quest'anno siamo già a 3 errori contro l'Inter riconosciuti dall'AIA, che per riconoscere pubblicamente un errore fa una fatica immane. Ne hanno riconosciuti addirittura 3 contro l'Inter e 1 a favore, quel caso Bastoni di cui tantissimo si è parlato e ci torneremo. Il nostro Simone Frizza, tra l'altro, sta facendo dei calcoli che tra poco vi porteremo. Ecco, nei suoi calcoli siamo già oltre i 10 errori addirittura, ma veramente da qui alla fine della stagione, in 8 partite che mancano, per riequilibrare quello che è stato fino ad ora, deve succedere veramente l'apocalisse. Non arrivo a dire quello che disse Pioli, devono succedere cose che non sono mai successe, eccetera, ma veramente devono succedere cose toste da qui alla fine per riequilibrare un pochino tutto. Ma soprattutto io una frase del genere non me l'aspettavo da chi è nella posizione del danneggiato, cioè di chi ha subito gli errori. Me l'aspetto se sto davanti, quindi con 10 episodi a mio favore, con un vento mediatico che dice: "Ah, questi sono davanti solo grazie agli episodi arbitrali", ecco, magari vado lì pubblicamente a dire: "Voi parlate, parlate, ma tanto alla fine gli errori a favore e contro si equilibrano", e magari ti ci piazzo pure una pernacchia, così ti faccio rosicare ancora di più. Ma non mi aspetto questa dichiarazione ora, in una situazione in cui soltanto nelle ultime 3 partite che stanno riaprendo questo campionato ti mancano almeno 3 rigori, e sottolineo almeno 3 rigori. Poi, a livello comunicativo io non mi sembra che la lezione dell'anno scorso sia stata presa come riferimento, perché l'anno scorso lo scudetto 24-25 è uno scudetto che a livello di interpretazione arbitrale cambia molto dopo quella famosa frase di Conte sui retropensieri, una frase per la quale io ancora non riesco a capire come si possa accettare che un allenatore possa fare allusioni a magheggi e complotti vari. Non lo so. Siamo stati in silenzio, abbiamo accettato tutto e l'abbiamo preso in quel posto. Allora, quest'anno si riparte, ne parlavamo anche ieri in diretta, e eravamo rimasti positivamente colpiti quando dopo il Napoli Marotta aveva parlato e aveva fatto sentire la voce anche in maniera abbastanza forte per quel famoso rigore con il piccolo arbitro che interviene, e poi è sparita la figura del piccolo arbitro quest'anno. Poi si è tornati a parlare dopo il caso Bastoni, anche se in maniera un pochino soft, ma comunque si è fatta sentire l'Inter anche dopo il caso Bastoni. E poi dopo quell'episodio lì, che è stato un altro spartiacque della stagione, dove come spesso capita l'Inter fa giurisprudenza per i casi arbitrali, tra Derby e Atalanta l'Inter non ha più parlato, è tornato a parlare adesso, quindi dopo questa gara contro la Fiorentina. Una gara in cui l'Inter, per bocca del presidente Marotta, sembra alzare il ditino, ma poi quando prendi la parola non esce forte questa voce, perché queste sono dichiarazioni che si perderanno nel flusso delle tante cose che succederanno anche in questi giorni con la nazionale. E non è quello che mi aspettavo, francamente, che mi aspetto in questo momento in cui la tensione si alza, in cui a noi dicono di abbassare i toni, quelli che fino ad ora li hanno alzati su qualsiasi cosa. Poi giustamente qualcuno dice però non bisogna dare alibi alla squadra, alibi ai calciatori. Io dico anche che c'è un allenatore come Antonio Conte, visto che l'abbiamo citato prima, che è considerato in questo momento il più grande vincente tra gli allenatori italiani, o almeno tra quelli in Serie A, e che vive di alibi, costruisce anche molte delle sue vittorie di alibi. Poi ricordo anche grandi vittorie nella storia dell'Inter che sono state costruite sul clima del noi contro tutti. Certo che poi analizzare solo gli errori arbitrali, mettere sotto al tappeto altre situazioni che secondo me non si possono sottovalutare, non va bene. Noi in primis abbiamo detto che non si può parlare soltanto di arbitri, e non è ovviamente solo quello il problema. Anzi, ci sono dei segnali che vanno assolutamente analizzati, tant'è che secondo me nel discorso di Marotta, non so se ci avete fatto caso, ma tutti si sono focalizzati sulla parte arbitrale e sul discorso arbitrale. Ma in realtà c'è un altro passaggio che è estremamente interessante. Lo avevo messo anche nel titolo dell'ultima diretta che abbiamo fatto ieri, quando Marotta parla di momento difficile e dice anche di una involuzione di questa Inter, che è una parola comunque pesante per uno che misura sempre le parole che dice in pubblico. Una involuzione che poi Marotta nel corso del video che vi ho fatto ascoltare collega ai problemi fisici, alla stanchezza, che dice che riguarda anche un po' tutte le rivali, ma comunque lui usa questa parola involuzione. E lo fa tra l'altro
a ridosso di un appuntamento molto importante come quello che ci sarà ad inizio aprile, come confermato un po', da tutte le parti, dove oltre alla sfida delicatissima con la Roma in chiave scudetto, ci sarà anche un vertice tra Oaktree e tutte le aree dell'Inter, un vertice che servirà per gettare le basi e programmare la prossima estate di mercato, le prossime strategie e quindi anche la prossima stagione sportiva. Ed è ovvio che, sentendo anche parlare così di involuzione, che chiaramente Chivu ci arriva con la fiducia della dirigenza, perché secondo me questa era una stagione in cui, io l'ho sempre detto, non si può giudicare la stagione di Chivu e il lavoro di Chivu in maniera binaria, scudetto sì, scudetto no. Quindi se è scudetto sì, tutto ok, tutto bene e avanti; se è scudetto no, è tutto da buttar via. Bisognerà analizzarla in profondità per capire anche cosa è stato costruito e cosa sta andando, ed è ovvio che in questo momento ci arriva un pochino sotto osservazione Christian Chivu, visto che del lavoro ottimo che è stato fatto soprattutto dal punto di vista della testa, secondo me, su questa Inter nella prima parte di stagione, ora un pochino le tracce si stanno perdendo in questa fase qua, tra lettura gara in corso, pressione alta che è calata, una difesa un po' più bucata, la media gol crollata. È un momento sicuramente delicato, dove l'assenza di Lautaro Martinez sta pesando tantissimo. Di questa cosa abbiamo parlato tante volte, ma non è chiaramente solo quello il motivo, dove sicuramente uscire dalla Champions, tanti si aspettavano che uscite dalla Champions riattacchi l'interruttore, riparte la corrente e pronti via, ci si slancia subito, e invece non è così, cioè serve anche del lavoro per ripartire, tanto che forse uscire dalla Champions nell'immediato ti crea più problemi che aspetti favorevoli, perché già è stato, io mi ricordo che era stata una botta pesante già uscire in quel modo dalla Supercoppa italiana, se vi ricordate. Poi si era riusciti a lavorare bene nelle due partite con Atalanta e Bologna e si è ripartiti. Uscire col Bodo secondo me è stata una botta ancora più forte, per quanto l'Inter anche a dichiarazioni pubbliche abbia sempre fatto trapelare una preferenza per il campionato in questa stagione. Però ecco, ora molte responsabilità vanno date secondo me anche ai calciatori, che devono tirare fuori qualcosa in più, e bisogna soprattutto considerare che ormai il campionato è ufficialmente riaperto, è apertissimo, e Chivu non lo ha mai considerato chiuso, lui sempre ha parlato 0% scudetto, eccetera, eccetera, ma vi dicevo già domenica sera, subito dopo la partita, quelle parole di Kolarov mi suonavano un pochino, non lo so, non mi suonavano benissimo a pelle, quel ribadire comunque siamo più 6, siamo primi, siamo più 6, eccetera. Lo ridice anche Marotta, archiviare tutto con stiamo tranquilli perché siamo più 6, non va benissimo secondo me. Ed è vero che a inizio stagione, e io lo dico sempre, tutti quanti, penso, avremmo firmato per essere a questo punto oggi. Ma il tema vero, secondo me, lo ha centrato anche Lele Adani, che ha fatto domenica sera un discorso che facevo anch'io l'anno scorso, ovvero che per vincere qualcosa, un trofeo, per fare qualcosa che è storico comunque, portare a casa un trofeo, non puoi gestire, non devi gestire. L'Inter soprattutto non è in grado di gestire, di fare la partita che fa il Napoli di Conte, che va 1-0, poi si chiude dietro e non succede più nulla. L'Inter non sa gestire né dentro una partita, come abbiamo visto a Firenze, figuriamoci nell'arco di una stagione in un momento così delicato. Per cui adesso è il momento di recuperare tutti, sperando che vadano tutti bene con le nazionali e che tornino a casa ancora più slanciati e lanciati. Ripartiamo attaccando però, perché bisogna andare a vincerlo questo scudetto, non è che ce lo consegnano a casa. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, vi aspetto nei commenti. Vi aspetto nel club di Passione Inter con il QR code da inquadrare qua su per entrare a far parte della nostra discussione quotidiana sui temi di casa Inter e non solo. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.